Ciao a tutti ragazzi, bentornati! Oggi facciamo una golosissima ricetta salata. Allora andremo a fare una rivisitazione del rustico napoletano. È una torta salata con un ripieno salato fatto con la ricotta, vari salumi, però viene racchiuso da un involucro che è di pasta frolla dolce, quindi questa è la caratteristica del rustico napoletano, il contrasto tra il dolce e il salato. Io non vado pazza per questo contrasto, quindi la pasta frolla la andrò a fare senza zucchero, quindi un classico impasto di pasta frolla per gli impasti salati. Quindi andiamo subito alle dosi. Io ho una, vabbè, poi chiaramente vi lascerò in descrizione. Io ho 400 grammi di farina 00 e poi ho messo 4 grammi di lievito istantaneo, non quello per dolci, ma quello per pizze e torte salate. Poi ho un 150 grammi di burro che ho già ammorbidito, ho messo all'interno un uovo e un tuorlo, poi adesso vedremo il procedimento. E poi per quanto riguarda il ripieno io ho della ricotta, dei salumi quali il salame, il cotto, io ho messo anche dello speck, in origine andavano solamente il salame e il prosciutto cotto, ma qui veramente potete sbizzarirvi come volete. Poi ho della cacciotta affumicata e poi andrò a inserire anche magari del formaggio grattugiato e dell'uovo, però intanto vediamo l'impasto. Allora, quindi ci comportiamo come una normalissima pasta frolla, però senza l'aggiunta di zucchero. Quindi cosa facciamo? Andiamo a inserire dentro il burro e l'uovo. Il burro, mi raccomando, se è morbido è molto meglio perché la pasta frolla avrà una consistenza migliore. Quindi mescoliamo il tutto per bene e poi pian piano andremo a impastare. Se poi vedremo che sarà troppo morbida aggiungeremo un po' di farina, viceversa possiamo tranquillamente aggiungere un po' di acqua. Quindi adesso iniziamo a impastare. Ho aggiunto anche del sale, circa 6 grammi di sale, e quindi come dicevo prima per quanto riguarda quella napoletana ci va dentro dello zucchero, quindi su un 400 grammi un circa 150 grammi di zucchero, però se amate questo contrasto dolce salato potete farla così, altrimenti potete seguire questa ricetta. Tra l'altro nell'impasto potete anche aggiungere del formaggio grattugiato, quindi su 400 grammi di farina anche un 20 grammi, 30 grammi di formaggio grattugiato lo potete inserire. Io vado ad aggiungere anche un po' di acqua adesso, che vedo che l'impasto ne ha bisogno. Diversamente potete, con questo dosaggio di 400 grammi potete arrivare anche a 200 grammi di burro. Io sono arrivata a 150 grammi, quindi per il resto eventualmente aggiungerò un po' di acqua. Quindi io ho aggiunto circa un 50 grammi di acqua, poi ovviamente lo vedrete voi dalla consistenza dell'impasto, se ne ha bisogno o no. Se invece mettete, come dicevo prima, 200 grammi di burro sul dosaggio della farina, di solito è metà dose di burro sul totale della farina, magari non ne avrete bisogno, però dai, per renderla un po' più leggera andiamo ad aggiungere eventualmente dell'acqua. Quindi adesso continuiamo a impastare un attimo e dopodiché lo facciamo magari riposare un attimo con appunto ricoperto da una pellicola, magari lo mettiamo in frigo una mezz'oretta o comunque il tempo che avete a disposizione. Diciamo che più riposa meglio è. Quindi una volta che otteniamo una consistenza come questa, l'impasto non rimane attaccato al piano da lavoro, allora a questo punto la pasta è pronta. Allora, mentre riposa il nostro impasto ci occupiamo del ripieno. Allora io qua ho mezzo chilo di ricotta, mi raccomando come ricotta scegliete allora quella che più preferite, però se è abbastanza dura è meglio, diciamo più meno morbida è, più diciamo manterrà nella fetta quando la andrete a tagliare, diciamo si manterrà un po' più consistente. Quindi abbiamo mezzo chilo di ricotta, un uovo, iniziamo a mescolare. Quindi potete scegliere ad esempio della ricotta romana, ma anche della ricotta fresca vaccina che trovate nel banco fresco dove vi servono, e in quel caso lì potete sceglierla come più preferite. Questa diciamo mi sembra abbastanza consistente. L'ho fatta anche comunque scolare perché è sempre meglio togliere il siero che rimane. Ho messo giusto un uovo, giusto per dare un po' più di densità quando si andrà a cuocere, però non ne vado ad aggiungere di più. Quindi aggiungiamo anche un po' di sale, non tanto perché comunque abbiamo già i salumi che andremo a inserire, poi mettiamo un po' di pepe
E come dicevo prima, allora io ho preso del prosciutto cotto, del salame e dello speck, qui potete fare veramente come vi piace. Poi ho preso anche della caciotta affumicata e vado a inserire tutto dentro. Per quanto riguarda i salumi, io solitamente quando li vado a inserire in una torta salata o anche in una pasta al forno, preferisco sempre farli rosolare un po' in padella, in modo tale che sprigionino ovviamente un po' di sapore in più. Quindi questi qui sono già rosolati. Quindi andiamo a inserire per bene tutto dentro. E mescoliamo. Nel rustico napoletano viene inserito del prosciutto e del salame, poi del provolone, della caciotta, insomma, quindi veramente ci si può sbizzarrire. Io però ho inserito anche lo speck in più in aggiunta perché comunque mi piace. Qui si va un po' a preferenze. Poi inserisco anche un po' di formaggio grattugiato, non tanto perché comunque abbiamo già anche la caciotta e anche altri formaggi, salumi belli saporiti, quindi facciamo un 40 grammi circa nel mio ripieno. Quindi mescoliamo per bene il tutto e il nostro composto è pronto. Ok, ci siamo, quindi adesso andiamo a riprendere il nostro impasto e lo andiamo a stendere sulla teglia. Allora, quindi riprendiamo il nostro impasto, io l'ho fatto riposare un 5 minuti, chiaramente più riuscite a farlo riposare meglio è, quindi ne andiamo a staccare un pezzo che ci andremo a tenere per la parte superiore. Quindi eventualmente, vabbè, poi ci saranno magari anche ritagli di questa parte qui, vedremo quanto andremo a utilizzarne. Quindi mettiamo un po' di farina. Io la nostra teglia l'ho oliata un po', non ho messo poi della farina. Se la volete ungere con del burro meglio ancora, il burro è un ottimo conduttore di calore, quindi farà sì che la parte più bassa andrà a cuocere molto, diciamo, molto meglio, proprio perché il burro è un ottimo conduttore di calore. Quindi mi raccomando, quando stendiamo gli impasti cerchiamo sempre di farli roteare in modo tale che riusciamo a stenderli in maniera un po' più omogenea. Quindi stendiamo per bene il nostro impasto e dopodiché lo andremo a inserire nella teglia. Allora, più o meno ci siamo, vediamo, andiamo a misurare la nostra teglia. Potremmo andare già a ritagliarla, però vabbè, potremmo farlo anche dopo eventualmente. Quindi adesso cosa facciamo? Facciamo altro che tirarla magari su con il mattarello in modo che allora, andremo ad aggiustare. Ok, adesso qui andiamo a ritagliare già i punti. Ok, magari andiamo a sistemare qui, andiamo a fare tranquillamente delle giunture, tanto con la pasta frolla si può fare. E a questo punto andiamo, prima di tutto, prendiamo una forchetta e andiamo a bucherellarla un po' nella parte bassa. Sempre è molto meglio in modo tale che venga facilitata la cottura. Quindi adesso prendiamo il nostro ripieno e lo andiamo a mettere dentro. Per bene. Quindi abbiamo steso il nostro ripieno e adesso procediamo con l'involucro ad andare a mettere nella parte superiore della nostra torta. Quindi
procediamo allo stesso modo come abbiamo fatto e ovviamente andiamo a ritagliarla, quindi facciamo aderire per bene. Andiamo a ritagliare per bene le parti che non ci interessano. Tra l'altro, se vi avanza più pasta potete anche fare dei biscottini che magari potete farcire con della crema al formaggio, quindi verranno i biscotti di pasta frolla salati. Ok, quindi andiamo ovviamente a farla combaciare per bene, quindi spingiamo ok. Adesso cosa facciamo? Allora, innanzitutto la andiamo a bucherellare anche nella parte superiore. Dopodiché la spennelliamo, sempre questo per favorire la cottura e far uscire il vapore. Poi la spennelliamo con dell'uovo sbattuto per andare a dare una doratura alla nostra torta salata. Nel rustico napoletano, ad esempio, viene fatta una prima doratura in questo modo qui, dopo si lascia riposare la pasta, qui la torta per un 2 minuti e dopodiché si fa una successiva doratura, quindi volendo potete farne anche 2 come fanno a Napoli. Quindi io la spennello solamente una volta, magari lo faccio in modo un po' più abbondante. E poi andiamo a creare magari una piccola decorazione, ma questa è una cosa facoltativa. Creiamola su tutta la torta. Ok, quindi abbiamo completato la nostra decorazione. Adesso la mettiamo in forno per circa un 35, anche 40 minuti, ma voi già dopo 35 controllate, a circa 185-190 gradi. Mi raccomando, controllate sempre, poi magari dopo mezz'ora iniziate a tirarla fuori in modo tale da controllare un attimino la cottura. E ci vediamo una volta che la torta è pronta. Eccoci, abbiamo sfornato la nostra torta. L'ho fatta cuocere per 40 minuti a un 190 gradi, gli ultimi 5 minuti ho fatto andare nella parte bassa in modo tale che ho favorito la cottura appunto nella parte bassa della nostra torta. E quindi questo è il risultato, vedete una bella fetta, con dentro si vede chiaramente che ci sono tutti i nostri salumi, c'è questa ricotta che si è ben compattata, quindi mi raccomando usate una ricotta bella consistente e dura. Provate a rifarla, vi assicuro che è molto buona. Se volete farla con l'impasto dolce fatela pure così, e se vi piace il contrasto dolce salato, altrimenti ripetete la mia ricetta. Io vi aspetto per altre golose ricette, mi raccomando, se il video vi è piaciuto lasciatemi un like e se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale. Io vi aspetto alla prossima!